Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, il link per acquistarli e il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere innanzitutto le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. E adesso andiamo a scoprire come inizierà questa settimana. Abbiamo il bambino, molto bello, molto positivo come messaggio perché ci porta una ventata di freschezza, ma anche di divertimento e spensieratezza, quindi potrebbe esserci qualche evento gioioso. Poi spesso è legato effettivamente alle cose nuove, ai nuovi inizi, alle notizie e alle occasioni che possono effettivamente generare qualche nuovo inizio. Magari soprattutto nelle relazioni, se c'è stato un conflitto, un qualcosa, allora c'è la possibilità di ricominciare, di rivedere qualcosa ed essere molto più sereni. Ad esempio poi, essendoci anche la carta dell'albero, vuol dire che alcune circostanze che saltano fuori proprio all'inizio della settimana possono favorire e far crescere alcuni progetti, addirittura sbloccare quelli che si erano un po' fermati ultimamente. E infatti abbiamo proprio la carta dell'evoluzione, della crescita, oppure della possibilità di andare ad analizzare alcune cose e trovare nuovi spunti, nuova energia e vitalità per portare avanti nel miglior modo possibile. Nonostante è vero può esserci un po' di stress, un po' di situazioni spesso legate ai topolini, vuol dire che in alcune cose stiamo o perdendo tempo o stiamo chiedendo troppo alle nostre energie o stiamo sottovalutando qualcosa. Quindi il primo consiglio che mi viene da dare vedendo questa carta di non lasciarsi sopraffare dalla sfiducia, dai fastidi e dallo stress, anche dalla mancanza di tempo, però purtroppo a volte può anche legarsi, ahimè, alla mancanza di risorse, alla mancanza di possibilità di gestire alcune cose. Forse è vero, ci sono delle novità, magari per quelle che sono più complesse, di non sottovalutare nulla, di non trascurare niente, perché poi alcune cose che pensiamo essere leggere possono complicarsi ulteriormente. È vero, è una carta un po' fastidiosa, però secondo me molto molto utile a intercettare cose, alcune, come dicevo, soprattutto quelle che stiamo trascurando. I segni zodiacali di attenzione nella vostra settimana sono principalmente quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. Abbiamo un pochetto anche quelli di Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Adesso procediamo con l'ambito amore. Amore e relazioni più importanti, quindi non solo coppia single, magari c'è chi non è interessato e può lo stesso ascoltare e adattare all'amicizia, alla famiglia. Troviamo il croco, molto bello e molto positivo perché ci parla di felicità, di rassicurazione, di un qualcosa che è duraturo, quindi un'unione ovviamente duratura dove c'è appoggio, sostegno, forse anche non solo di accortezza, di presenza, ma anche a livello materiale, perché no, anche quello è utile, scusate. Poi può parlare
parlare anche di, complicità, di comprensione, soprattutto, da utilizzare nelle situazioni più complesse e per capire e comprendere quelle legate alla carta dell'Aconico. Che cosa ci dice questa carta? Se ci sono delle tensioni, delle ferite, dei, litigi che puntualmente ritornano, o magari per qualche situazione stressante c'è un'offesa, c'è una, prevaricazione o addirittura dell'astio, della gelosia, eccetera, eccetera. Quindi mettiamoci un po' tutte quelle emozioni, eccessive e negative, pesantucce, che possono dare fastidio. Allora ecco che secondo me il croco ci fa capire che, dobbiamo gestire meglio, queste situazioni qui. Ricordatevi che avete un po' di stress accumulato che se lasciate lì in sordina a sedimentare poi può saltar fuori così all'improvviso e lo si può vedere anche nelle relazioni. La ninfea ci fa capire che, o c'è un'idea o c'è un qualcosa che, magari riguarda solo voi, e allora, cioè, se volete fare per conto vostro, realizzare magari un vostro obiettivo, una vostra idea, potrebbe non esserci l'aiuto e il sostegno dell'altra persona. Allora, se potete fare per conto vostro, sapete già di dover procedere in questo modo. Se volete coinvolgere l'altra persona, ne potrebbe essere un po' infastidita, non accettarla, non condividerla e allora forse è anche per questo che ci possono essere delle tensioni. Come vi dicevo, questo vale un po' in tutte le relazioni, a volte anche di amicizia e famiglia. Per i single, bisogna fare attenzione, spesso quando esce questa carta vuol dire che o c'è un coinvolgimento, un interesse che non decolla, che non è corrisposto, oppure stiamo ancora, cercando motivazione, stiamo cercando di risolvere delle questioni del passato e ci portano ancora a stress. Infatti queste ci stanno proprio dicendo di, far crescere, di far evolvere, l'opportunità di lasciare andare alcune cose e favorire una nuova fase, almeno in questo ambito. E adesso procediamo con quello più pratico del lavoro e delle finanze. Allora, vediamo un po' come queste energie si riflettono adesso in questo ambito. Qui troviamo donna maritata, molto particolare perché spesso si riferisce a una persona che può sostenerci, che può aiutarci o comunque può essere utile in alcune situazioni e magari anche a confortarci. Una presenza non è detto che necessariamente deve darci dei consigli, e una presenza può essere di sostegno e di conforto. Poi sì, effettivamente può nelle situazioni più pratiche darci quel consiglio, oppure aiutarci a superare delle difficoltà, ma soprattutto, secondo me, vedendo questa carta, a, sventare delle situazioni, un po' di dubbio, di falsità e di incertezza. Quindi magari ascoltate l'opinione di una persona che magari vi sta mettendo in guardia su qualcosa o su qualcuno, oppure di ascoltare comunque il vostro intuito. Magari invece ci sono delle situazioni che, essendo complesse e che magari non dipendono da voi, ma da situazioni esterne, a maggior ragione bisogna prendersi il tempo di studiarle attentamente, proprio per evitare delle conseguenze spiacevoli o, come vi dicevo proprio sin dall'inizio, di evitare di trascurare dei dettagli fondamentali e interessanti. Questo vale per tutti, poi soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro, di valutare delle proposte
di valutare qualsiasi cosa con molta cura, quindi ecco perché consiglio di ascoltare il vostro intuito o il consiglio, la direzione, la guida di una persona per voi molto importante. Si conclude qui, la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!